Certo. Acqua e spirito. Se la salvezza fosse per il battesimo in acqua, nessuno avrebbe bisogno di leggere la Bibbia, neanche studiarla. Perché? Perché io ho creduto nel Signore Gesù Cristo, mi sono battezzato come faceva Giovanni Battista e sono salvato. Ma qua non sta parlando di quell'acqua, qua sta parlando della parola, come un'acqua spirituale. Amen? Allora, la scrittura fa una separazione fra la nuova nascita e nascere d'acqua e di spirito. Allora, che succede con una persona che, oltre al fatto di nascere di nuovo, è nata da acqua e di spirito? La scrittura lo dichiara. Torniamo a Giovanni capitolo 3, versetto 5. Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Allora abbiamo detto che una persona che nasce di nuovo, sì? Una persona che ha accettato Gesù e è salvata, vede il regno. Ma una persona che nasce d'acqua e di spirito riesce a entrare nel regno, riesce a muoversi nel regno, riesce a funzionare nel regno, riesce a fare le opere del regno, riesce a mostrare la gloria del regno, riesce a fare le opere di Gesù Cristo. Quanti cristiani purtroppo delle nostre comunità, di altre comunità, quando c'è un movimento dello Spirito, persone, fratelli, sorelle che sono salvate, persone che sono nati di nuovo, persone che quando iniziano a vedere un movimento dello Spirito si confondono e dicono: quello è del diavolo. Dio non fa queste cose, perché Dio è un Dio di ordine. La persona non può cadere, non può ridere, non può piangere, non può gioire, perché quello non è così. E sono cose dello spirito. Però la persona si confonde. Perché? Perché forse quella persona non è nata di acqua e di spirito e quindi si perde e non riesce a muoversi e a discernere, no? La vita del regno di Dio. Allora non basta soltanto nascere di nuovo, bisogna nascere dell'acqua e dello spirito, non solo della parola e non solo dello spirito. Dice in seconda Corinzi capitolo 3 versetto 6 che la lettera uccide, sì? La lettera senza spirito, cioè la legge, la scrittura letterale senza lo spirito uccide la persona. Perciò noi abbiamo bisogno della legge, noi abbiamo bisogno della parola, ma con la guida e la rivelazione che dà lo Spirito Santo. Altrimenti la legge è dura, è pesante. Per questo Gesù ha parlato di acqua e di spirito, non solo di acqua e non solo di spirito. Acqua e spirito, parola e spirito e parola, parola e spirito e parola, acqua e spirito. Mi seguite? Ci sono persone molto, fra virgolette, spirituali. Ho fatto un sogno, ho avuto una visione, ho visto un angelo, il Signore Gesù Cristo mi ha dato una parola, molto spirituali, ma che non hanno parola. Attenzione, tutto ciò che il Signore ti farà vedere per mezzo di un sogno, di una visione, deve passare per la parola, perché Lui non dirà niente al di fuori di ciò che è scritto qui. Perciò è importante noi giudicare. Vediamo, fammi sentire qual è questo sogno, che ti ha fatto vedere il Signore, vediamo se è d'accordo alla scrittura. Se non è d'accordo alla scrittura non è valido, perché anche Satana si traveste di angelo di luce per ingannare. Attenzione, perciò noi abbiamo bisogno della parola e abbiamo bisogno dello spirito. Non è che possiamo leggere, vivere continuamente, leggere, conoscere e studiare la parola senza lo spirito. Perché? Perché altrimenti riempiremo la nostra mente con informazioni, sì?
e non sarà una parola pratica, non saremo operativi, non saremo reali nel regno di Dio, non faremo le opere di Gesù. Ma se la parola dimora in noi e lo Spirito di Dio ci guida, allora noi vivremo la vita del regno. Perché? Perché saremo nati d'acqua e di Spirito. Amen? Bene. Allora, un'altra cosa, non è la volontà di Dio soltanto che per noi solo vedere il regno, bisogna entrare nel regno, bisogna fare le opere del regno. Sì? Per una persona soltanto che è salvata, ma che non è nata d'acqua e di spirito, cioè che non legge la Bibbia, cioè che non è in contatto con la parola di Dio, che non è una persona che prega e legge la Bibbia, che non ha lo Spirito di Cristo, sarà soltanto una persona salva, nata di nuovo, che si è fermata al punto di vedere, ma non di entrare. Quante volte uno, per esempio, passa vicino per un albergo 5 stelle, no? E le guarda così l'ingresso, dice guarda che bellezza, no? Quanto soldi c'è qua? E le guarda e non può entrare perché non si può permettere magari spendere 300-500 euro per una notte in un albergo 5 stelle. Cioè le può vedere, ma non può entrare dentro. Non si può fare le fotografie, per esempio, non può fare colazione, ma le vede di fuori, dice beati coloro che ce la possono permettere, no? Ma una persona che ha la disponibilità economica le vede e può entrare e si può muovere. Perciò nel regno di Dio è così, ci sono persone che vedono ma che non entrano. Cioè il regno di Dio non è fatto solo per guardare, è per muoversi. E si può fare, dipende da noi. È importante che la persona, il primo passo che deve fare è nascere di nuovo, cioè essere salvato, per vedere. Ma una volta che la persona è nata di nuovo, deve passare alla seconda etapa, cioè nascere d'acqua e di spirito. Vediamo che dice la scrittura riguardo al nascere di nuovo. Vi invito a aprire, a cercare insieme a me prima Pietro. Guardate la scrittura come è potente e come è importante nascere d'acqua e con la guida della unzione dello Spirito. Prima Pietro, per favore, capitolo 1. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 23. Grazie, Signore Gesù. Prima Pietro 1, 23. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. In spagnolo questa scrittura è molto significativa. Prima Pietro, allora abbiamo detto 1:23, dice siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,